Ok. Buona giornata a tutti, sono Michael Severance qui dalla sede romana dell'Acton Institute. Sono il direttore di affari e relazioni esterne. Sono contento a accogliere due persone, due amici che difendono i diritti umani in Venezuela e promuovono la libertà umana innanzitutto. E qui con noi è Fabio Valentini e Maria Claudia Lopez. Buongiorno a voi. Buongiorno Michael, Ok. grazie per l'opportunità. Raccontaci chi siete e che fate qui a Roma. Sì, mi chiamo Fabio Valentini, faccio il coordinatore degli affari esteri di Vente Venezuela, che è un partito che promuove la libertà in Venezuela. Salve, grazie per l'opportunità. Sono Maria Claudia Lopez e sono presidente dell'Unione Italo-Venezuelana ODV. Sono un'attivista per i diritti umani e alleata direttamente dall'organizzazione politica del signor Valentini. Mm-hmm. Molto bene, muy bien, muy bien, muy bien. Allora, facciamo una serie di domande sullo stato attuale della Venezuela a livello, prima di tutto, sanitario. Dovuto alla crisi della pandemia, siamo sensibili al fatto che era una nazione già di grande sofferenza e ormai è diventato veramente una catastrofe a livello umanitario. Allora, Fabio e Maria Claudia, volevo un aggiornamento sulla Venezuela nel 2020. Io conosco un vescovo che era dalla parte nord del paese, è venuto qui in Italia a Natale per raccogliere medicinale, innanzitutto prodotti antibiotici, per poter riportare alla sua diocesi e poi per distribuire a altre diocesi in Venezuela. E mi raccontava allora che la gente appena aveva per mangiare a Natale, e prima di tutto alcuni avevano delle malattie così forti che non potevano mangiare. Mi immagino con la situazione Covid-2019 c'è un peggioramento della salute dei cittadini in Venezuela. E com'è ora? Com'è? Grazie Senza anzitutto. risparmiare flore, siamo Sì. sensibili, però possiamo parlarci Sì, francamente. e grazie anzitutto per questa opportunità che per noi è troppo importante, anche perché viviamo in una nazione dove anche non troviamo uno spazio libero per dirle cosa vera succede e accade in Venezuela, soprattutto in questo momento con questa situazione della pandemia. Noi dobbiamo dire che sì, oggi i venezuelani, 9,6 venezuelani di 10 venezuelani sono poveri, vivono sotto la povertà, tra i cui 50% vivono sotto la povertà estrema, in una nazione che, come sappiamo, ha dei multipli risorse naturali, però sono le conseguenze di 20 anni di un sistema socialista, anche criminale, che porta a queste cose. Oggi troviamo una nazione dove non si può comprare, perché non si guadagna per comprare, né una scatola di paracetamol o di ibuprofene o di un altro medicamento basico per confrontare nemmeno il coronavirus, ma anche un'influenza normale, tipica del nostro paese. Oggi questa è una situazione che impatta soprattutto i medici e io devo dire che il Venezuela è adesso la nazione dentro la pandemia con più medici e personale sanitario morti al mondo perché non hanno la protezione adeguata per affrontare questo E virus. protezione personale, Sì. non c'hanno né maschere, Né mascherine, neanche gli i abbigamenti. prodotti sanitizzanti. Sì, anche c'è una mancanza di tutti Di questi tutto, sì. prodotti e anche la distruzione sistematica Sì, degli figuriamoci ospedali. se c'era un problema di solo mancanza di antibiotici, però non c'è proprio il livello di protezione personale, non c'è una base di protezione contro il virus. No? Infatti, proprio 2 giorni fa abbiamo avuto la telefonata della zona da dove provengo, che è una città sulle Ande, e nell'ultima settimana sono
sono morti 10 medici in prima linea. È una cittadina piccola, ma comunque insomma di ampio raggio di servizio sanitario, perché come stava accennando la signora Valentini, non ci sono non soltanto gli equipamenti proprio per il Covid, non ci sono nemmeno le attrezzature mediche che sono state, mediche che sono state distrutte. Sì, riflettendoci in America a volte c'è questa critica che noi abbiamo problemi di champagne, si dice che allora noi abbiamo questo dibattito deluso di dire siamo morti per Covid o siamo morti con Covid, no? In Venezuela è peggio, stanno proprio morendo proprio per lo stato di malessere che c'è. Questo è il socialismo che drena tutta l'economia, drena tutta l'energia, drena tutte la possibilità di curarsi a livello sanitario. Sì. E quindi non c'è proprio un discorso veramente stanno morendo per Covid, con Covid, o sono asintomatici o sono sintomatici, eccetera. Assolutamente. Il problema è più grave. È talmente grave perché nemmeno le minime norme di consigli diciamo comportamentali di una comunità, della società, possono essere compiuti. Perché? Perché non c'è la corrente elettrica, non c'è l'acqua, quindi è inutile parlare di igiene e di profilassi quando non abbiamo il servizio sanitario, cioè il servizio idrico pubblico, non c'è la corrente, per cui effettivamente cioè, è assolutamente impossibile proteggersi. Solo per rattondare un po' il discorso di quanto è difficile capire quanti stanno morendo del virus o non per il virus o solo per questo virus socialista che gira, no? Sì. I dati ufficiali di casi, diciamo, di grave infezione del Covid sono solo 54.000 e qualcosa. Invece i decessi sono solo 436 di preciso. E sembra proprio impossibile. Sì. Cioè, dato il fatto che la gente già è in un pessimo stato di salute, ci sono tante comorbidità, non ci sono la più livello basilare di protezione personale e ci sono solo 436 decessi, è impossibile. Ed è impossibile anche perché Come mai? Sappiamo che è una delle tante caratteristiche di questi sistemi socialisti, come quello dove questo virus si è originato, è proprio come nascondono l'informazione vera, come non c'è una trasparenza, neanche i dati economici, allora puoi pensare anche come saranno questi dati così importanti. C'è una commissione speciale che segue dei medici indipendenti, perché anche dobbiamo dire che gli infermieri, i medici in Venezuela soffrono adesso una persecuzione politica perché il regime sa che loro non possono dare i dati veri di quello che stanno. Sono zittiti. Esattamente. No, e non posso dire quello che soffrono dentro gli ospedali, anche i numeri di morti. Allora, si è fatta questa commissione con i medici indipendenti che con il Parlamento parlavano settimana scorsa di quasi 800 morti, allora il doppio dei morti ufficiali che il regime fa vedere. Però noi anche dobbiamo dire una cosa importantissima. Quando noi guardiamo le grafiche di ogni nazione che ha sofferto la pandemia, vediamo che sempre la curva è quasi simile in ogni nazione. Ci sono nazioni più forti dalle altre, l'Italia, il Brasile, l'America, altre nazioni. In Venezuela è iniziata questo con un grafo praticamente, matematicamente parlando, impossibile, dove c'era una retta, una linea, non c'era una curva. E allora questo fa vedere che anche loro si fanno vedere che sono propriamente un sistema che nasconde l'informazione. Una facciata, quello. Proprio dire che sistemi ideologicamente funziona qua. Sì. Però non funziona qui. Dalla testa in giù la gente è veramente affamata e disturbata e non cammina bene. Sì. Non cammina bene. E in questo senso c'è ancora un appoggio, sostegno di Maduro o sta rapidamente decrescente? Noi dobbiamo dire che il supporto principale, l'appoggio principale di Maduro e dei suoi amici socialisti internazionali, quelli che stanno bene. Quelli che stanno bene, anzitutto, e ha dentro la nazione quelle mafie
che questo sistema ha creato e che come una mafia non vogliono, non vogliono che le sue mafie, i suoi negozi, i suoi interessi finiscono in sì. mano della libertà, in mano infatti. della giustizia. L'appoggio popolare non c'è. Adesso io risido in Venezuela. A Caracas tu parli con le persone e dici questo è socialismo e non vuole sapere niente del socialismo. Sì. Anche questo periodo, devo dirti, Michel, è servito per far capire ai venezuelani che il socialismo non funziona a qualsiasi parte al mondo. Sì, infatti. Già per sé è un'ideologia falsa, Sì, no? E possiamo avere, diciamo, ideale, possiamo essere ideologico anche sul sistema di mercato, capitalismo, però non c'è mai questa perfezione con il socialismo e neanche raggiunge più il livello più base di felicità, di compiimento umano. Sì. No? È rotto lì, cioè, per sé, no? sì, è Perfetto. così. Volevo aggiungere una cosa che ritengo sia molto importante. Infatti il signor Valentini ha una doppia veste, parla come residente in Venezuela e anche uno che si occupa dell'organizzazione dei venezuelani nel mondo. E io mi occupo dei venezuelani e dell'italo-venezuelani. Quindi c'è questo fenomeno, parlando anche di questa coscienza che nasce riguardo ai sistemi socialisti. Allora, il fenomeno dei rifugiati venezuelani in tutta Sud America, ma anche in giro per il mondo, è proprio un esempio vivente che dovrebbe essere molto messo alla luce per evitare che questo fenomeno si amplifichi in altri, si annidi in altre culture, in altre società e in altri paesi. E questa diciamo che è una straordinaria missione che si sta portando avanti in questo gruppo di lavoro. Ok. E riprendendo il discorso economico, siccome noi Acton, noi crediamo è una base per poter mandare avanti un'economia, non soltanto per avere i beni materiali, anche per poter servire le nostre vocazioni chiamate, prima di tutto come cristiani, questa è la nostra preoccupazione principale, non per stare bene a livello di salute, ma per stare bene a livello di anima. C'è gente che che non sta solo lavorando, stanno cercando di mangiare tra la spazzatura, no? E quindi abbiamo compassione per questi che devono innanzitutto poter comprare cibo. Però ho letto che il prezzo del cibo, il costo del cibo è aumentato a livello di inflazione di 80. I prezzi dei medicinali sono aumentati moltiplicati per 180. La gente come va avanti anche per comprare un pezzo di pane con questi prezzi? Com'è possibile? Sì, Rubano o cercano la spazzatura? Questo è l'unico modo? infatti perciò parliamo che 96% della popolazione vive sotto povertà, perché non guadagna nemmeno $1 al giorno, che questa è la misura internazionale che l'ONU ed altre organizzazioni usano per qualificare le nazioni più povere al mondo. Allora parliamo di una nazione latinoamericana con queste risorse naturali che ha lo stesso livello di povertà di nazioni africane ed altre nazioni al mondo. In questo caso lo stipendio minimo venezuelano è circa $5 e il mangiare basico medio di una famiglia venezuelana al mese costa circa $120. Non so. Cosa fanno i venezuelani? Devono campare da altri negozi, devono anche loro tra di loro scambiare il mangiare. Per esempio, se io ho farina e tu hai latte, possiamo anche scambiare farina con latte, e questo è il livello almeno di quelle persone che almeno hanno l'opportunità di avere il cibo. C'è anche tantissimi venezuelani che vivono Sì, con... perché la moneta non vale niente. Non vale niente, e adesso usiamo il dollaro una mucca per praticamente. le uova. Ecco, Esatto. e anche la proporzione della popolazione che vive sotto le rimesse che venezuelani all'estero inviano, ma che c'è anche una situazione con i venezuelani all'estero, perché
perché la maggioranza di questi abitano in Colombia, Perù, Ecuador, che lì anche soffrono condizioni anche di queste nazioni che non sono propriamente stabilite economicamente parlando. Allora, questo è un fatto troppo importante per capire anche che lì in Venezuela questo nuovo sistema di apertura al mercato che il sistema vuole far vedere con l'uso del dollaro segue una logica criminale per anche far vedere una faccia che non si vede alla nazione, perché quella immagine dei venezuelani scambiando il denaro o comprando in dollari è soltanto il 4% della popolazione, mentre il 96% muore di fame in ogni strada venezuelana. Allora, andiamo alla domanda finale, penso che questa è la questione che abbiamo tutti nei nostri cuori. Allora, come si risolve la situazione? Parlando anche con tanti amici preti, persone religiose, loro confessano che l'unica soluzione è una rivoluzione sanguinosa, perché non vedono un cambiamento pacifico, che ci sono delle elezioni libere, viene un altro presidente, cambia il sistema, come succede in tanti paesi democratici. Il livello di sofferenza è tale, il livello di lockdown non è negli ultimi 3, 4, 5 mesi, è negli ultimi 5, 6, 7, 8 anni. E quindi loro stanno vivendo una situazione Covid da un decennio, no? È così. Esattamente. E come finisce? Come finisce? Ecco, io approfitto solo per dire proprio a livello come cittadina e quanto è importante come cittadina farsi questa domanda, e poi do la parola al signor Valentini che evidentemente può illustrare quali sono questi progetti. La cosa importante è avere questa coscienza e avvicinarsi proprio a quello che può essere lo strumento veramente risolutivo, guardando la realtà in faccia. Quindi questo è un invito proprio a guardare le verità e non a nascondersi dietro a degli slogan oppure ad aspettare, perché in Venezuela il tempo si misura con morti. Così. Il chavismo è arrivato con la prima missione di distruggere la famiglia venezuelana, la famiglia come istituzione base di una società libera. E noi dobbiamo prima cosa capire la natura di questo sistema. È un sistema criminale, è un sistema che andrà avanti, è un sistema che mai fermerà i suoi interessi, i suoi fini, perché sanno cosa stanno facendo e anche le conseguenze che stanno portando al mondo. E anche qui il messaggio che noi come venezuelani portiamo al mondo, perché non ce la possiamo fare da soli. Abbiamo provato dialoghi, elezioni, negoziazioni, abbiamo manifestazioni per le strade, ci sono dei morti, ci sono dei immigrati, 35% della popolazione venezuelana all'estero, non è una migrazione normale, è proprio le persone che fuggono di questa situazione. E non credo che finirà in una rivoluzione sanguinosa se Occidente capisce cosa deve fare. I venezuelani siamo uniti per affrontare questa situazione, ma vogliamo questo aiuto di Occidente, che non è un aiuto politico, militare, umanitario, è un aiuto per recuperare i valori occidentali che oggi loro hanno distrutto in Venezuela. Ma questo è il nostro lavoro da think tank. Noi stiamo cercando sempre di promuovere una società libera e virtuosa. È così. Facendo questa conversione. Penso che i venezuelani hanno già le virtù, ma non hanno la libertà. No? È inutile essere virtuosi se non sono liberi a vivere queste vite. A decidere cosa vogliono fare con la sua vita. E quindi c'è una lotta specificamente per promuovere i sistemi che poggiano la libertà umana. Sì. Lo Stato di diritto, uno scambio libero, economico. Uno Stato piccolo, con delle funzioni limitate, uno Stato la rappresentanza diretta del popolo, no? Sì. E che rispetta anche la proprietà privata, che è anche una di quelle libertà che prima il chavismo neanche si rispettava in Venezuela. Come insegna sempre la Chiesa Cattolica, questa pratica esercizio di sussidiarietà. Sì, che il piccolo è responsabile per il suo piccolo. E non ci vuole questo comando centralizzato da Caracas.
che governa ogni distretto, ogni provincia, ogni villaggio, ogni persona, ogni bambino che è nato, che deve rispondere sempre a Caracas. Non va bene così, non va bene. L'uomo è nato con imposta già sulla sua anima questo timbro, questa stampa, si chiama dignità umana, e con questa c'è la grinta per vivere pienamente un protagonismo individuale. E questo solo principio di sussidiarietà deve essere proprio radicato nel cuore, nell'anima del popolo. Michel, hai veramente toccato un argomento che a me sta molto a cuore ed è evidentemente usciremo da questa situazione, usciremo come hai appena accennato con dei cittadini molto maturi e con grande grinta, con moltissima grinta, ma anche dei cittadini che hanno bisogno di un sostegno che fondazioni e associazioni come quella vostra possono evidentemente aiutare per creare, per ricostruire una grande nazione. Quindi questa alleanza, questo lavoro insieme, questo dialogo fra valori comuni e obiettivi comuni è fondamentale oggi per la nostra liberazione ed è fondamentale per un domani per la nostra ricostruzione. Io soltanto vorrei, prima di finire, ringraziare il lavoro dell'Acton Institute. Noi usiamo dei libri del padre Sirico, che è importantissimo anche per la lotta che noi facciamo. Sì, infatti abbiamo uno, no? Che sì, usate questo qua. Che usiamo tantissimo. In difesa del libero mercato, è l'argomento morale in favore. E anche questo documentale Poverty Inc., che è importantissimo per capire anche che noi non vogliamo oggi lasciare di essere una nazione controllata per cubani, cinesi, russi, per diventare una nazione dopo controllata per l'America o gli europei. No, vogliamo essere una nazione libera, una nazione con libertà di mercato, con un'economia che anche rispetta e promuove l'investimento, lo sviluppo individuale e anche vogliamo essere una nazione soprattutto occidentale, che promuove la pace, che rispetta le libertà individuali e non solo quelle economiche o quelli politici. Io vorrei soltanto ringraziare questo lavoro che voi facete e che per noi fate, perché per noi è importante di portare questo messaggio del Venezuela e che voi anche ci aiutate. Siete portatori di speranza, che è una virtù specificamente cristiana a livello teologale, no? E con Dio ci sono sempre i miracoli, e abbiamo visto in passato che sarà anche in futuro. Questo cambiamento magari inaspettato, arriva qualcuno e l'anima venezuelana viene infusa da qualche cosa che è più grande di sé e ci sarà un cambiamento. Non vogliamo una rivoluzione sanguinosa. No. Però la gente ha paura di questo perché la situazione è tale che merita un po' questo pensiero pessimistico, no? E niente, così chiudiamo il discorso. Ringraziamo i nostri amici Fabio e Maria Claudia per essere venuti con noi. Noi accogliamo sempre qui a Roma i nostri amici che lottano per la libertà umana e insieme siamo squadra e promuoviamo questo ideale e andiamo avanti con quest'anno difficile per tutti, anche se è stato molto più difficile per la Venezuela. E chiudiamo con una sentita collaborazione anche a livello spirituale, che preghiamo per voi e con tutti i cittadini e fratelli in Cristo, che 2021 sarà positivo per tutti e ci sarà un vero cambiamento nel Sud America, a Caracas innanzitutto. Grazie. Grazie. Grazie veramente.